Eccoci qui cari naviganti, questa volta ci concentriamo sull'analisi di un precostruito dedicato al piano di Innistrad, Midnight Hunt, superando i pregiudizi che questi prodotti sin dal loro esordio hanno portato con sé tra gli appassionati dei formati a 100 carte. Solitamente si è trattato di generali interessanti, ma il power level non è mai risultato eccesso, benché siano apparsi di tanto in tanto delle leggendarie apprezzabili, che presentavano alcune novità di pregio, senza però mostrare i muscoli rispetto a ciò che solitamente esce nel set tradizionale. Con questa uscita però, complice una leggendaria che prende le redini di una tribe, quella degli zombie, tra le più presenti, soprattutto anche grazie alle ultime uscite di questo set, dedicato ai piani tra i più cupi e paurosi di tutto Magic, ci viene offerto qualcosa che potrebbe farsi valere tra i tavoli da gioco dell'EDH. Questa volta vi parleremo di Will Earth, Verrot Cleaver. A prima vista questa leggendaria si erge a capo di una tribe, quella degli zombie, che ha diversi generali in grado di valorizzarne il potenziale. Questa volta però siamo di fronte a qualcosa che unisce diverse meccaniche, in maniera sopraffina. Ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici e 2 specifici, uno blu e uno nero, abbiamo un guerriero zombie con forza 3 e costituzione 3, che presenta 2 abilità, molto sinergiche tra loro. La prima abilità recita: ogni qualvolta un altro zombie che controlli muore, se non è decaduto, crea una pedina creatura zombie 2/2 nera con decaduto. Non può bloccare, quando attacca sacrificalo alla fine del combattimento. Mentre nella seconda c'è: all'inizio della tua sottofase finale puoi sacrificare uno zombie, se lo fai pesca una carta. Sulla carta ci troviamo di fronte a un generatore di token zombie, che soffrono di una serie di malus non certo favorevoli a un'azione aggro, con una meccanica di card advantage abbinata al sacrificio di una di queste creature, quindi di base un discreto generale, se non fosse per le carte di contorno che potremmo inserire tra le 99. Già, perché per la prima volta ci troviamo di fronte a un comandante che unisce il value offerto da una strategia Aristocrats con gli zombie, che notoriamente sono in grado di ritornare dal cimitero, per una serie di abilità di recursione che faranno la gioia degli appassionati di queste meccaniche. Il tutto condito con uno dei color pie maggiormente specializzati per fare value e controllo, con a capo questo Willett Verrot Cleaver, che ha tutte le carte in regola per assalire il party con uno stuolo di feroci morti viventi. Sulle prime non ci sembra tutto questo granché questo Willett Verrot Cleaver, visti i vincoli nella produzione di token proposti con la sua prima abilità, se non fosse per una carta uscita nel set base del piano che ci offre su un piatto d'argento una combo golosa, Puppet Stitcher. In realtà il trucco passa dalla sua controparte, Puppet Factory, che sarà in grado di inibire il vincolo di morte e creazione di un nuovo zombie, visto che l'abilità Decade viene cancellata dal trick di questo artefatto, garantendoci così una creazione infinita di token. Basterà inserire un sack outlet intelligente come Altar of Dementia, Zulapot Catru o Plague Belcher, giusto per rimanere nel flavor della tribe, per avere 1000 modi per uccidere tutto il party, innescando, anche a velocità instant se necessario. Come se non bastasse, grazie a un incantesimo Roth-Top Storm, presente tra l'altro tra le 99 di questo precostruito, e Acerak the Archelist, potremo generare un loop infinito con il cast gratuito di questa leggendaria, che vagherà tra i dungeon attivando a raffica le loro abilità fino alla dipartita degli avversari. Restano in questo color pie accessibili le combo classiche, come quella composta da Tassasora con le Demonic Consultation, che ben si sposano con le capacità del generale di pescare più carte nella propria sottofase finale, sfruttando la produzione di token zombie. Infine, come non citare tra le carte strategiche per chiusura ed effetto, Ad Nauseam, che richiederà un approccio alla lista specifica per una curva mana ridotta all'osso, ma vi potrà permettere partite al fulmicotone, a dispetto della proverbiale lentezza di questi zombie. Sono chiari gli intenti di questo Willett Verrot Cleaver, così come la capacità di offrire vantaggi sfruttando le sue abilità, ma è chiaro che buona parte di questi plus deriverà dall'utilizzo intensivo della tribe degli zombie, che in quanto a carte funzionali offre una pletora di soluzioni. Immaginiamo quanto possa essere potente, con il generale in campo, utilizzare carte come Restless Dead, Gravecrawler o Airbonded Darkolic per una recursione continua di creature pronte per essere sacrificate per nuovi token zombie, e capite bene come sarà facile produrre in fretta un'armata di non morti. Avremo poi accesso, ad esempio con Gizen Geralf e Zombie Apocalypse, ulteriori enabler che possono sfruttare il cimitero come un'estensione della nostra mano, incrementando ulteriormente la pressione in campo, oltre agli elementi pronti per farsi sacrificare dal generale. La vera forza di questa tribe, composta principalmente da dei 2/2, poco utili a bloccare gli avversari e pronti a morire appena lanciati all'attacco, è nell'enorme quantità di lord, capaci di innalzarne le statistiche a dismisura, grazie a carte come Blood Stitcher Scrub, Cemetery Reaper, Diregraph Captain, Dead Baron, Liliana's Devotee, Lord of Accuser, Lord of Undead, Narfi, Betrayal King, Risen Executioner e Undead War Chief.
Un numero impressionante di creature, alcune delle quali anche in grado di risorgere a loro volta, a cui affiancheremo Liliana's Mastery, un incantesimo per dare ancora più solidità alla nostra combat, che deve essere incisiva visto che la sacrificheremo alla fine dell'attacco. Altra componente molto presente in questa tribe è legata alla produzione di token, che va ben oltre quella del generale e che ci può fare molto comodo per l'abilità di card draw e l'ulteriore produzione di nuove pedine decadute, grazie a carte come Endless Rank of Dead, Goosecaller Giza, Death Horde Invasion, Grave Titan, Rise of the Dread Man, Undead Alchemist e molte altre. Una pletora di elementi che spazia anche su permanenti strani e meccaniche insospettabili, come nel caso di Curse of Disturbance e Field of the Dead, dandoci modo così di avere sempre corpi da mandare all'assalto o pedine sacrificabili per le nostre strategie a base Aristocrats. Tutta questa produzione va protetta, soprattutto se pensiamo che è basata su elementi fragili come le creature, ma anche qui la tribe offre elementi inaspettati come Gleaming Overseer, che può dare antimalocchio oltre a una certa evasività, il che non guasta se puntiamo a una fase agro consistente. Ci sono anche Graph Harvest e Hordewing Scrub, che possono darci una mano a rendere più efficaci i nostri amati zombie, ma qui si tratterà di capire su cosa puntare per la strategia del nostro mazzo e se preferire una build più offensiva o completamente disinteressata ad attaccare. Tra le scelte agro potranno sicuramente farci comodo creature come il nuovo Champion of the Perished o una vecchia conoscenza della tribe, di Wrath Colossus, così da essere sempre pronti a sfondare la linea nemica con dei pesi massimi di prim'ordine. Queste sono solo alcune delle scelte che possiamo affiancare a questo Will-Elt the Rod Cleaver, ma se avrete la pazienza di seguirci in questa disamina ci sono ancora molte chicche che potremo inserire tra le 99 per rendere questa tribe degli zombie irresistibile. Se uno pensa a un archetipo in un formato a 100 carte deve preoccuparsi di diversi aspetti per far funzionare al meglio la lista, ma già grazie alla presenza di Will-Elt the Rod Cleaver alcuni elementi utili li avremo direttamente nella zona di comando. In primis avere un motore di card draw non è affatto male, ma ad accompagnare il generale potremo aggiungere diverse carte palpabili come Crypt Breaker, Mind Reaper e Undead Dagur, che sono perfettamente in linea con gli scopi che si potrà prefissare a una vostra build. Altre scelte interessanti su questo fronte potranno essere di certo Skullclamp e Cryptid Discovery, vista la propensione a produrre o mandare al macero token e creature della stessa tribe, con l'innata capacità di ritornare dal cimitero. In questo color pie non ci mancheranno certo le rimozioni o gli strumenti per interagire con gli opponenti, ma anche la tribe ci può venire in soccorso, con carte come Notion Ghoul e Flashback Marauder, che sono perfette per il piano token del nostro generale. Potrete fare anche affidamento su tutte le meccaniche di sacrificio, ben rappresentate da Detect of Herbos, che difficilmente non metteranno in crisi chiunque voglia tenere in campo qualche creatura, vista la nostra propensione a far morire e risorgere le nostre in continuazione. Segnaliamo anche due carte provenienti dal passato, Shepherd of Wrath e Gamal Polluted, in grado di generare danni diretti a uno o a tutti gli avversari, valorizzando così, in modo del tutto inaspettato, il board che saremo capaci di costruire con l'apporto di tutta la tribe, tra creature e token dello stesso tipo. Non potranno poi mancare, vista l'uniformità del tipo creature che potremo inserire tra le 99, carte come Bontus Monument e Herald Horn, perfette per scontare i costi di cast, che spesso in questa tribe sono piuttosto consistenti da sostenere. Infine, in questo tripudio delle meccaniche orientate alla morte e alla risurrezione, non potrà mancare Liliana, il planeswalker principale di queste interazioni, con 3 incarnazioni che saranno perfette per i nostri scopi: Liliana Untouched by Death, Liliana Great Horde General e Liliana Death's Majesty. Tutte queste carte saranno di supporto alla strategia del mazzo, ma come avremo modo di raccontarvi a breve, di possibili opzioni a disposizione ne avremo ancora tante, papabili per creare una lista ideale per valorizzare al meglio questa tribe venuta dall'oltretomba. Di carte papabili da inserire in un archetipo capitanato da Will-Elt the Rod Cleaver ne avremo sempre molta a disposizione, senza contare che i set dedicati a Innistrad, attuali e futuri, potranno offrirci nuova benzina, ma ci saranno sempre alcune scelte che potranno fare la differenza se calibrate a dovere. Un'icona del nero è di certo Necropotence, una carta che necessita di un setup specifico, magari orientato a una build più combo, ma il suo value è indubbio se accantoniamo per un momento le meccaniche di resurrezione concentrandoci sul value del Color Pie a disposizione. Altra carta interessante è di certo The Scarab God, altro generale papabile per una lista dedicata agli zombie, che qui potrebbe svolgere il compito di finisher, di rianimatore nella forma di token di alcune creature interessanti o di mera recursione, visto che alla fine è uno zombie a sua volta. Altra carta irrinunciabile che in questa tribe può darvi molto è Grey Merchant of Astrodel, sia per la sua capacità di darvi preziosi punti vita, spesso dilapidati dalle meccaniche presenti nel nero, sia come finisher, se avremo abbastanza devozione in campo per risucchiare la vita dell'intero party. Se l'idea è quella di valorizzare le meccaniche Aristocrats indotte da questo generale, carte come Ashon Altar e Phyrexian Altar potranno sicuramente trovare posto tra le 99, compensando gli altri costi di cast di determinate magie con il desiderio di uccidere e rianimare i nostri amati morti viventi.
Un altro approccio ottenibile con questa tribe è attraverso Giza Glorious Resurrector, per uno stile effect multiplo che ben sinergizza con le meccaniche mill o di distruzione dei board avversari, senza contare che inibisce le meccaniche del grave degli opponenti, il che in determinati parti può risultare molto gratificante. Nell'ottica di massimizzare con una carta più effetti, Dark Salvation potrebbe fare al caso vostro, racchiudendo la produzione di token a una rimozione, che può anche colpire creature indistruttibili, risolvendo anche permanenti problematici che potrebbero inficiare le nostre combat. Se il vostro intento invece è quello di annichilire i board avversari, Call to the Grave potrebbe farvi comodo, tanto più che non sarà difficile avere qualche zombie in campo per mantenere questo incantesimo in azione per molti turni a venire. Dall'altra parte dobbiamo proteggere i pezzi migliori, soprattutto il comandante, se puntiamo a sfruttarne i pregi. Ecco perché carte come Lighting Greaves non devono mancare tra i 99, visto che rischiamo in più occasioni di attirare le ire più di un avversario. In rappresentanza di tutti i tutori presenti nel Coral Pie Dimir a disposizione, citiamo Diabolic Intent, che qui risulta perfetto, in sinergia con il nostro desiderio di uccidere le nostre stesse creature, andando in caccia del pezzo giusto per chiudere in nostro favore più di un match. Infine, citiamo Wonder, uno stratagemma per far volare i nostri zombie, che dal cielo potrebbero diventare una vera minaccia ai parti increduli, di fronte a un'orda di mordi viventi leggera e inarrestabile come uno sciame di locuste affamate. Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo guerriero zombie. Di generali in grado di sostenere la tribe degli zombie ne avevamo diversi, ma questo precostruito ci offre qualcosa di veramente sinergico, aprendoci le porte a diverse sinergie, in un color pie affine a questi morti viventi, sempre a caccia di nuove vittime da sbranare. Abbiamo poi dalla nostra nuove combo che si affiancano a quelle già presenti, dandoci modo di costruire delle build aggressive e veloci, persino per i tavoli più competitivi, permettendoci così ampi margini di manovra per la realizzazione della nostra lista. Infine, il connubio tra la produzione e la morte dei token, tutta racchiusa nel comandante, ci apre le porte delle meccaniche aristocrats incardinate direttamente nella tribe degli zombie, che già di loro, a differenza di altre creature, amano spostarsi volentieri tra il grave e il board senza problemi. Con tutti questi vantaggi uno potrebbe pensare che siamo di fronte a un generale invincibile, invece, proprio per la natura di costruzione degli archetipi basati su una tribe, il rischio di scoprire il fianco agli avversari e colmi di rimozioni potrebbe mandare all'aria anche i piani meglio congegnati. Bisogna anche considerare che chi tende a disattivare i cimiteri avversari potrebbe mettere in scacco più di una nostra strategia, quindi bisognerà ponderare bene che tipo di archetipo costruire, se sappiamo a priori le preferenze del nostro party. Infine, visto il value offerto da questo comandante, bisognerà pensare di proteggerlo o di avere un piano di riserva, se non dovessimo più avere il modo o il mana per rimetterlo in campo in maniera efficace, visto che sarà facile preda delle intemperanze dei nostri opponenti. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Will the Rod Cleaver, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8,5, un voto che tiene conto delle ottime performance sul campo che ha saputo dimostrare questo comandante, che rispetto ad altri suoi simili offre diversi angoli di azioni e strategie non vincolate, a patto di non dover affrontare un meta troppo veloce o particolarmente ostico verso le sue meccaniche specifiche. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.